Ciao! Oggi ti portiamo con noi in viaggio. All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time. Coast to Coast, il viaggio avventuroso attraverso gli Stati Uniti da una costa all'altra. Spesso, quando si pensa al Coast to Coast, ci immaginiamo liberi in moto con i capelli al vento sulla Route 66, famosa per essere diventata un simbolo del viaggio on the road americano, rappresentando libertà e avventura. Oggi si parla anche di nostalgia, dato che l'antica strada è stata in parte sostituita da moderne autostrade. Ma quindi cos'è il Coast to Coast oggi? È il viaggio che tipicamente si fa dalla costa est degli Stati Uniti fino a raggiungere la costa ovest. Quanti coast to coast esistono? Praticamente illimitati. Ciascuno può decidere la rotta in base ai luoghi che vuol visitare. Nel nostro caso, come si può vedere dalla mappa, il tragitto più corto per raggiungere il nostro punto scelto di partenza, New York, e il nostro punto di arrivo scelto, San Francisco, è di circa 3.000 miglia. Alla fine però le miglia saranno 4.000, perché Sara ha tracciato un itinerario tutto nostro che tocca le principali catene montuose. Per questo motivo chiamo il nostro viaggio il Coast to Coast attraverso le montagne. Alla fine dell'articolo parleremo anche dei costi che sorprendentemente sono minori di quello che comunemente si pensa Coast to Coast low cost. Allacciati le cinture, il viaggio inizia. Il nostro viaggio vuole iniziare da un luogo simbolo, Ellis Island. Qui fu concesso l'ingresso negli Stati Uniti a milioni di immigrati che perseguivano il sogno americano. Oggi è un emozionante museo perché alla fine tutti abbiamo qualcuno tra il parentato che è passato da qui. Chissà con che occhi vedevano Manhattan, soprattutto quelli che finivano in quarantena, oppure la vicina Statua della Libertà. Il viaggio vero e proprio però inizia da un ponte famoso. Il ponte di Brooklyn segna appunto l'inizio ufficiale del nostro viaggio, che terminerà nel nostro caso dopo 4.000 miglia con un altro ponte iconico. Finalmente partiamo in direzione sud-ovest per raggiungere le Smoky Mountains e decidiamo di fermarsi a vedere una città molto importante per la storia degli Stati Uniti, Filadelfia, un importante centro storico e culturale, noto per essere stata la culla della dichiarazione di indipendenza nel 1776. Tuttavia è consigliabile per chi non se la sente di trovarsi in strade trafficate di raggiungere Filadelfia e poi Washington con i mezzi pubblici per poi noleggiare la macchina successivamente. Ciò consente la visita di due importanti città senza avere il pensiero di dove poter parcheggiare. Senza dubbio non possiamo saltare di fotografare Capitol Hill, la sede del governo degli Stati Uniti, che ospita l'edificio con cupola del Campidoglio, il Senato, la Camera dei rappresentanti e la Corte Suprema in stile neoclassico. Washington è una città dove ci sono importanti musei. Uno dei più famosi e popolari è National Air and Space Museum.
meglio una volta. First Class, vicino alla storia dell'aviazione con velivoli d'epoca ed importante interesse storico, spicca il modulo di comando columbio dell'Apollo 11, nonché la riproduzione del modulo lunare. Ovviamente in questo contesto di viaggio da costa a costa, per vedere bene città come Washington è necessario fermarsi per più tempo. Nel nostro caso abbiamo preferito fermarsi solo una notte per vedere le cose principali e dare priorità alle escursioni in montagna che richiedono anch'esse molto tempo. Sveglia all'alba ed un'uscita in macchina più facile del previsto da Washington e ci avviamo subito verso il primo parco nazionale. Che strada siamo, Sara? Skyline Drive. 2800 piedi è ancora estate, no? Infatti è un luogo molto rinomato per ammirare il foliage. Siamo a 3000 piedi. Lungo la strada, in Virginia, ci fermiamo per caso a Lowry e con grande emozione scopro che ci sono gli attori di una serie televisiva che guardavo quando ero ragazzo, Azzard. Ci fermiamo a mangiare, piatti locali, musica dal vivo. Sembra di tornare indietro nel tempo e vivere l'atmosfera del film. Incredibile, sono vicino al General Lee. Per raggiungere Gatlinburg, una nota località turistica situata nel Tennessee, ai piedi delle Smoky Mountains, ci imbattiamo nel mega ingorgo dovuto ad un mega raduno di macchine dove rimaniamo bloccati per ore. Arriveremo quindi con oltre 4 ore di ritardo, in piena notte, stanchi, una cena veloce e a dormire, perdendo così di vivere l'atmosfera di questa località. Ma questo fa parte del viaggio. Vediamo il giorno successivo. Finalmente arriviamo a Newfound Gap, un passo di montagna situato vicino al parco delle Smoky Mountains, dove passa il sentiero degli Appalachi, situato lungo il confine tra Tennessee e Carolina del Nord, di cui abbiamo parlato in un precedente articolo. Prossima tappa è Nashville, che dista circa 238 miglia da qui. Nashville, capitale dello stato del Tennessee, nonché la capitale mondiale della musica country, famosa per il Country Music Hall of Fame e locali lungo la Broadway, ed è soprannominata Music City. Qui abbiamo mangiato un ottimo fish and chips da Bolton's. Il giorno successivo ci troviamo a superare una delle tappe più lunghe in macchina del nostro coast to coast. Confesso che mi stancano più 4 ore di macchina che 4 ore di trekking nella natura. La tappa prevede 8 ore e 40 da Nashville, Tennessee, per arrivare a Topeka, passando da St. Louis, Missouri. Praticamente una giornata che passeremo in macchina, ma avremo più tempo per fare delle belle escursioni nei giorni successivi nel Colorado. Questo è il fiume Mississippi che scorre proprio accanto al Gateway Arch a St. Louis, Missouri. L'arco della porta, conosciuto anche come porta verso l'ovest, è un gigantesco arco monumentale situato nello omonimo parco nazionale ed è il simbolo di questa città.
Dice Sara l'Ovest è l'Ovest. Te ne rendi conto perché cominci ad essere solo in strada. Si sta veramente entrando nel vivo del viaggio. L'Ovest, senza traffico. In questa tappa odierna raggiungeremo Colorado Springs e se non ci sono intoppi avremo la possibilità di fare una bella prima escursione a piedi. Le zone in cui si trovano le rocce di arenaria rossa intorno a Colorado Springs sono affascinanti, interessanti ovviamente anche dal punto di vista geologico. Balanced Rock in the Garden of the Gods sicuramente è la formazione più famosa di questa zona. Si tratta di un enorme mastro da circa 1,5 milioni di libbre che sembra in bilico precario su una piccola base ridotta, creando un effetto visivo spettacolare. Si è formata milioni di anni fa a causa dell'erosione differenziale, dove strati più morbidi di siltite si sono erosi più velocemente rispetto all'arenaria più dura superiore. Qui invece si dovrebbe vedere il Pikes Peak, ma la visibilità ridotta nasconde questo gigante che supera i 4000 metri. Il giorno successivo, complice il bel tempo, possiamo partire per la cima più alta del Sud Frontal Range delle montagne rocciose. Si tratta di una salita veramente insolita, in quanto superiamo ampiamente con la macchina la soglia dei 4000 metri sopra il livello del mare. Una corsa verso la vetta e trovi il link in descrizione del video dedicato al Pikes Peak con tantissime informazioni interessanti e storiche. Nel pomeriggio troviamo anche un'area in cui possiamo fare un po' di bouldering. Siamo partiti da Colorado Springs e si va verso Grand Junction. Qui si potrebbero fare moltissime variazioni nella tappa, considerando che il Grand Canyon e la Monument Valley li abbiamo già visitati in un passato viaggio, optiamo per parchi che ancora non abbiamo visto. Ma se passi da queste parti per la prima volta ti consigliamo di organizzarti per vedere questi due parchi iconici sopra menzionati. Per cui, dopo una notte in un classico motel, decidiamo di andare allo Zion National Park. ha piovuto, è arrivata l'allerta che c'è il rischio alluvione. Non abbiamo potuto visitare interamente il parco, in ogni caso è un luogo meraviglioso. Ci avviamo quindi verso Las Vegas. È impressionante il bagliore delle luci notturne di questa città, che si vedono dalla zona desertica e si riflettono nel cielo. L'arrivo a Las Vegas da strade desertiche ha sempre un forte impatto. Ecco lo Sphere. Si tratta anche di una tappa obbligata perché fuori da questa città c'è veramente poco. E se non capiti qui nel weekend, cosa che Sara aveva calcolato, puoi dormire in maniera economica anche negli hotel più famosi. Lo spettacolo delle fontane del Bellagio a Las Vegas è un'attrazione gratuita e iconica sul Strip.
Il giorno successivo. Stiamo andando a Red Rock. Qui proveremo ad arrampicare su Tamber's Crack, roccia dove Alex Honnold ed altri si sono arrampicati per una sfida di arrampicata speciale in un video di Emil. La colorazione della roccia qui è veramente spettacolare e col cambiare dell'angolazione dei raggi solari si vedono tutte le sfumature di rosso, soprattutto all'alba e al tramonto. Oltre al fatto che la colorazione a strati è il risultato di processi geologici durati milioni di anni che hanno creato un netto contrasto tra rocce di diverse ere ed epoche. Guarda che perturbazione! Stiamo andando alla Death Valley e piove. Speriamo di poterla visitare. Siamo passati da qui già nel 2023, ma forti temporali a seguito della tempesta tropicale Hillary allagarono la valle che rimase chiusa per mesi. Spesso si pensa alla Valle della Morte come una landa desolata, priva di particolari interessi. Invece è un parco che impressiona per la sua bellezza, per cui abbiamo dedicato un video e trovi il link in descrizione. Sale fra un po' è buio e qui è zona di UFO e siamo soli. Ecco questa bella stupenda capanna in orange isolato nel Nevada. Ci abbiamo un quad qui per fare il barbecue. Siamo in paradiso. L'avviso di tenere chiuso perché entrano i serpenti. Lasciamo i ranch. Qui siamo veramente fuori da tutto. Che bello. Neanche sulla mappa c'è questo posto. Con grande emozione, finalmente, ci dirigiamo verso il Parco Nazionale di Yosemite, su strade panoramiche bellissime e con l'assenza di traffico, un sogno. Stiamo salendo il Tioga Pass e fra qualche giorno da importanti nevicate. Quindi oggi si sale tranquillamente perché è bello. La State Route 120 attraversa la catena montuosa della Sierra Nevada e funge da punto di ingresso orientale per il parco, grazie al Tioga Pass che supera i 3000 metri sopra il livello del mare. La prima volta che siamo venuti qui 2 anni fa ho visto questo monte e per mancanza di tempo non siamo saliti. Era un po' nel mio sogno di tornare qui e salire qua su. Toccare con mano la famosa roccia di Yosemite è un'emozione unica, per cui abbiamo dedicato un video a questa escursione sul Lambert Dome e trovi il link in descrizione. Non poteva mancare di fotografare l'El Capitan e l'Half Dome, i 2 giganti icona dell'arrampicata mondiale. Una visita ad una delle tantissime aree boulder, poi direzione verso un campeggio,
lavaggio dei vestiti, cena tipica e una profonda dormita nella quiete della natura. Stiamo andando verso Monterey. Caratteristica di questo viaggio è avere flessibilità e cambiare programmi. California. Infatti sta per arrivare una intensa e fredda perturbazione nevosa. È un peccato perché rimanere un giorno in più a Yosemite sarebbe bello. Veramente difficile venire via, ma in questo modo eviteremo anche il traffico del rientro del fine settimana e se siamo fortunati vedremo l'Oceano Pacifico col bel tempo. Ecco l'oceano. Guarda che onde. Abbiamo raggiunto il mare dopo 3868 miglia. Eccolo qua. Guarda. Costa Ovest. È una grande emozione che vogliamo condividere con te. Senti il suono del vento e delle onde dell'oceano. Ma il viaggio non è finito, perché il nostro obiettivo è arrivare a San Francisco, ma c'è un nuovo cambio di programma. Infatti siamo vicinissimi al Big Sur, rinomato tratto costiero della California, famoso per la sua strada panoramica. Non resistiamo, siamo qui, poco sotto Monterey, inizia il tratto più bello. Allora decidiamo di andare verso sud ed allontanarci dalla nostra meta finale. Questo tratto fa parte della famosa strada oceanica Pacific Coast Highway, nota anche semplicemente come Highway 1. Can't get your tongue when we're talking about what I need. Bixby Bridge, uno dei ponti ad arco più fotografati della California, per il suo design estetico. Say what you will at the hardware store. Don't get you started talking about sports, baby. I want you to talk to me. Su questa strada non mancano tesori naturali come la McWay Falls, cascata di 25 metri che scende sulla sabbia in una baia incontaminata. Un'altra gemma nascosta è la famosa spiaggia con la sabbia viola. That girl is a runner, she was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming, through the years left in the dust. But after all the lessons learned, Alla fine un tramonto sull'oceano a Camel Beach. like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. Though it hurts to watch my whole world become the woman she would be. Il giorno successivo a Monterey, un tempo centro dell'industria di scatolamento di sardine, oggi meta turistica col caratteristico pontile e ristorante di pesce, abbiamo avuto un'incredibile esperienza dell'avvistamento delle balene.
Sicuramente Monterey ha una posizione ottimale per questo tipo di esperienza. Che consigliamo di fare? Don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this torsion, and everything is growing up tight. There's no room to breathe, and nobody is watching at night. I wanna rise up. Need a friend to shake me out again. Stiamo andando a Santa Cruz e piove in California. La perturbazione che ci ha fatto anticipare di un giorno la partenza da Yosemite ci ha beccato proprio qui, consentendoci comunque di godere di un arrivo sull'Oceano Pacifico soleggiato. Trasferitosi dalla fredda terra del Colorado alla soleggiata California, Jack O'Neill ha aperto il primo surf shop a Santa Cruz nel 1959. Find my way to you. Yeah. Oh, I want to find my way. Qui oggi siamo nella culla del surf. There's so many people who say that they won't when they win. I could use some motivation, but I know how I feel. Per gli amanti della tecnologia, prima di arrivare a San Francisco è obbligatorio una tappa nella Silicon Valley. Stiamo uscendo dal parcheggio di Facebook. Hanging on, walking tall. Ovviamente non poteva mancare la visita a Google. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish, Un buon caffè alla Apple. foolish. Consigliamo una visita alla Stanford University. I set to thinking I could make something of me, playing every game except. Siamo al Palo Alto, come al solito Sara non gli va più il telefono e si fa dai tuoi amici che te l'accomodano. Solo che a Viareggio costava poco. Speriamo in bene. Speriamo in bene. Siamo arrivati finalmente a San Francisco, che indubbiamente meriterebbe un video dedicato, perché è una città meravigliosa, una delle poche che mi piace. Parola di Montanaro. Una delle esperienze da non perdere è fare un giro sui vecchi tram chiamati cable cars, un vero tuffo nel passato.
elenchiamo sinteticamente le altre attrazioni principali. Alcatraz, Fisherman's Wharf, Union Square, Lombard Street, Pontile 39, dove assisterai all'insolito spettacolo dei leoni marini. Consegniamo la macchina con oltre 4.000 miglia per concludere a piedi l'attraversamento del Golden Gate Bridge. Siamo partiti dal ponte di Brooklyn a New York ed ora con grande emozione attraversiamo questo storico ponte. Due ponti iconici, due città lontane che in comune hanno lo sbocco sul mare, pur essendo oceani diversi. Costa est Atlantico, costa ovest il Pacifico. Come anticipato all'inizio, non è un viaggio costoso come si potrebbe pensare. Il basso costo della benzina, l'assenza di autostrade a pagamento, il prezzo contenuto dei motel e l'organizzazione di Sara per il mangiare hanno reso possibile questo sogno. Ti lasciamo ora sognare con le ultime bellissime immagini del Golden Gate Bridge. Un abbraccio da me e Sara e come sempre buona montagna a tutti.